Benvenuto nelle conversazioni di pratica in italiano. Preparati a esercitare il tuo italiano e a diventare più fluente. I sottotitoli sono disponibili, attivali dalle impostazioni. Il link al PDF è in descrizione. Metti like e iscriviti. Scrivi nei commenti l'argomento che vuoi vedere e premi il pulsante hype per dare più visibilità al video. Iniziamo. Ciao Ben, come stai oggi? Ciao Alice, sto bene, grazie. E tu? Anch'io sto bene. Oggi stavo pensando ai libri. Ti piace leggere? Sì, mi piace. Adoro leggere libri nel mio tempo libero. Mi piacciono molti generi di libri, ma i miei preferiti sono le storie di avventura e mistero. È bello. Anche a me piacciono i libri d'avventura. Penso che siano molto emozionanti. Qual è il tuo libro preferito, Ben? Il mio libro preferito è L'isola segreta di Enid Blyton. È la storia di 4 bambini che scappano su un'isola segreta. Lì vivono molte avventure. Sembra molto interessante. Non ho letto quel libro, ma mi piacciono le storie sui bambini e le loro avventure. Cosa ti piace di L'isola segreta? Mi piace il libro perché è pieno di avventure e divertimento. I bambini lavorano insieme per risolvere i problemi e esplorare l'isola. Mi piace anche l'amicizia tra i personaggi. L'amicizia è molto importante nelle storie. Penso che renda l'avventura ancora migliore. Adoro i libri che mostrano come gli amici si aiutino a vicenda. Sì, esattamente. In l'isola segreta, i bambini si aiutano e imparano a essere coraggiosi. Mi sento felice quando leggo delle loro avventure. Anche io mi sento così quando leggo. I libri d'avventura mi fanno sognare e immaginare nuovi posti. A volte desidero di poter vivere un'avventura come i personaggi del libro. Capisco quel sentimento. Dopo aver letto L'isola segreta, immagino spesso di essere sull'isola, esplorando le belle spiagge e le foreste. È un pensiero meraviglioso. Penso che i libri ci permettano di viaggiare in nuovi mondi senza lasciare le nostre case. Sì, i libri sono come porte magiche. Ci portano in posti e tempi diversi. Hai un libro preferito che ti piace leggere di nuovo e di nuovo? Sì, ce l'ho. Il mio libro preferito è Le avventure di Tom Sawyer di Mark Twain. Adoro questo libro perché è divertente e pieno di avventure. Tom Sawyer è un ragazzo che ama esplorare e divertirsi. Spesso si mette nei guai, ma trova sempre un modo per uscirne. Ho sentito parlare di quel libro. Sembra molto interessante. Cosa ti piace di più di Tom Sawyer? Mi piace il suo spirito avventuroso, è coraggioso e curioso. Mi piace anche la sua amicizia con Huck Finn. Insieme vivono molte avventure e la loro amicizia rende la storia molto calorosa. L'amicizia è un tema forte in entrambi i nostri libri preferiti. Rende le avventure ancora più speciali. Sì, sono d'accordo. I libri che parlano di amicizia e avventura ci insegnano lezioni importanti su coraggio e lealtà. Penso che leggere tali libri ci aiuti a comprendere il valore dell'amicizia e del lavoro di squadra. Impariamo che collaborare rende i nostri problemi più facili da risolvere. Mi piace anche come entrambi i libri mostrano che le avventure possono essere divertenti e un po' spaventose. Ci insegnano che va bene avere paura a volte, ma possiamo essere coraggiosi e affrontare le nostre paure. Questa è una bella lezione. Credo che le storie ci ispirino a provare cose nuove e ad avere fiducia in noi stessi. Assolutamente. Quando leggo di Tom Sawyer o dei bambini sull'isola segreta, mi sento motivata a esplorare e imparare cose nuove. Leggere libri d'avventura è come allenarsi per la vita reale.
Ci mostrano che ogni sfida può essere un'avventura se la affrontiamo con coraggio. Sono d'accordo. Spesso dico a mio fratello minore di leggere storie d'avventura perché lo rendono coraggioso e creativo. È un'ottima idea. Ho intenzione di consigliare L'isola segreta a mia sorella. Penso che adorerà l'avventura e il divertimento. Sì, credo che molti bambini possano imparare da queste storie. Imparano l'amicizia, il coraggio e la gioia di esplorare nuovi posti. A volte immagino anche cosa farei se fossi nel racconto. Penso a come risolverei i problemi e aiuterei i miei amici. Anche io faccio così. Mi immagino come uno dei personaggi esplorando l'isola o il fiume con Tom e Hank. Rende la lettura molto emozionante. Leggere è più che imparare parole. Si tratta di usare la nostra immaginazione e sognare nuove avventure. Esattamente, ecco perché amo così tanto i libri d'avventura. Mi fanno sentire leggera e la mia mente si riempie di idee. Anche io mi sento così. Ogni volta che finisco un buon libro, voglio subito leggerne un altro. I libri d'avventura sono come un tesoro. Ci danno nuove idee e ci ispirano ad essere coraggiosi. Sì, sono davvero speciali. Penso che siamo fortunati ad avere storie così meravigliose da leggere. Sono d'accordo. Ho intenzione di leggere più libri d'avventura quest'estate. Voglio esplorare nuove storie e incontrare nuovi personaggi. È un ottimo piano. Anche io voglio leggere molti libri durante le vacanze. Magari possiamo condividere le nostre storie preferite e parlarne. Mi piacerebbe molto. È sempre divertente discutere di libri con un amico. Sono curioso. Leggi anche altri tipi di libri o solo libri d'avventura? Leggo molti tipi di libri, ma i libri d'avventura sono i miei preferiti. Mi piacciono anche le storie sugli animali e alcune fiabe. Sono brevi e molto dolci. Anche a me piacciono le fiabe. Sono semplici e piene di magia. A volte le leggo prima di andare a letto perché mi fanno sentire tranquillo. Sì, le fiabe sono molto rilassanti. Mi piace anche leggere poesie. Sono come piccole avventure con le parole. Le poesie sono belle. Usano parole semplici per esprimere sentimenti profondi. Mi piace leggere una poesia al mattino per iniziare la giornata con un pensiero positivo. È una bella abitudine. Credo che ogni tipo di libro ci aiuti ad imparare qualcosa di nuovo. Concordo, ogni libro, che sia un'avventura, una fiaba o una poesia, aggiunge un po' più di colore alla nostra vita. Ben, pensi che leggere libri d'avventura ti aiuti nella vita reale? Sì, penso di sì. Quando leggo di personaggi che affrontano sfide e risolvono problemi, imparo che posso essere coraggioso anche io. Mi dà fiducia. Anche io la penso così. Leggere mi fa credere che posso provare cose nuove e affrontare le mie paure. Ad esempio, dopo aver letto L'isola segreta, volevo andare in campeggio con i miei amici. Sentivo di poter esplorare la natura proprio come i bambini nel libro. È un'ottima idea. Ho provato anche nuove attività grazie ai libri che leggo. Ho imparato a andare in bicicletta e a fare escursioni perché volevo vivere la mia avventura. I libri ci ispirano ad agire, ci mostrano che le avventure non sono solo nelle storie, possono accadere anche nella vita reale. Esattamente. Ogni giorno è una nuova opportunità per esplorare e imparare. Dico sempre ai miei amici che leggere è come una finestra sul mondo. Ci aiuta a vedere nuove idee e a capire persone diverse. Sono d'accordo. Leggere apre la nostra mente e riempie il nostro cuore di sogni. Sono molto felice che entrambi amiamo i libri d'avventura.
Rendono la nostra vita più emozionante e ci insegnano lezioni importanti. Sì, mi sento fortunato ad avere storie così meravigliose da leggere e condividere con te. Forse un giorno potremo andare insieme in una vera avventura, proprio come i personaggi dei nostri libri preferiti. Sarebbe fantastico. Sogno di esplorare un nuovo posto, campeggiare sotto le stelle e divertirci con gli amici. Non vedo l'ora di vivere molte altre avventure, sia nei libri che nella vita reale. Anche io, Alice. Continuiamo a leggere e sognare. Ogni libro è una nuova avventura che aspetta di essere esplorata. Grazie Ben, per aver condiviso il tuo libro preferito con me oggi. Ho davvero apprezzato la nostra chiacchierata su avventura e amicizia. Grazie a te, Alice. Mi piace sempre conversare con te. Rendi la lettura e l'apprendimento così divertenti. Spero che possiamo parlare di più libri in futuro. Magari la prossima volta possiamo discutere di un libro un po' diverso, come una fiaba o una poesia. È un'ottima idea. Non vedo l'ora della nostra prossima conversazione. Buona giornata, Alice. Anche a te, Ben. Buona lettura. Ciao. Ciao. Ciao, come stai? Ho detto ciao a tutti. Ciao è una parola italiana. Ben, ben. Ben è un nome comune in Italia. Ho visto Ben al parco ieri. Ben ama mangiare la pizza. Leggere. Leggere. Mi piace leggere libri. Dopo cena, voglio leggere. Leggere è importante per imparare. Libri. Libri. Ho comprato 2 libri. I libri sono sulla tavola. Mi piacciono i libri di avventura. Generi. Generi. Il generi è importante in grammatica. Ci sono molti generi diversi nella lingua italiana. Il generi aiuta a capire il significato delle parole. Avventura. Avventura. L'avventura inizia domani. Ogni libro racconta un'avventura diversa. Sogni un'avventura emozionante. Mistero. Mistero. Il mistero è affascinante. Tutti amano risolvere un mistero. Il libro parla di un mistero antico. Emozionanti. Emozionanti. Le montagne offrono esperienze emozionanti. I film di avventura sono sempre emozionanti. Le sorprese possono essere emozionanti e divertenti. Amicizia. Amicizia. L'amicizia è molto importante. Ho una bella amicizia con Maria. L'amicizia richiede impegno e fiducia. Coraggiosi. Coraggiosi. I ragazzi sono molto coraggiosi. Essere coraggiosi è importante nella vita. I coraggiosi affrontano le loro paure. Esplorare. Esplorare. Mi piace esplorare nuove città. Dobbiamo esplorare la foresta insieme. È importante esplorare diverse culture. Foreste. Foreste. Le foreste sono piene di alberi. Gli animali vivono nelle foreste. Dobbiamo proteggere le foreste. Magiche. Magiche. La storia era piena di magiche avventure. I maghi creano effetti magiche con i loro incantesimi. La musica aveva un'atmosfera magica che incantava tutti. Collaborare. Collaborare. Io voglio collaborare con te. È importante collaborare per avere successo. Dobbiamo collaborare su questo progetto.
Creativo. Creativo. Lui è molto creativo. Mi piace il suo stile creativo. Il progetto è davvero creativo. Sogni. Sogni. I sogni possono essere bellissimi. A volte, i sogni ci aiutano a capire noi stessi. I sogni possono diventare realtà con impegno. Profondi. Profondi. I pensieri possono essere profondi. Le acque del lago sono molto profondi. I suoi occhi hanno uno sguardo profondi. Opportunità. Opportunità. L'opportunità è arrivata all'improvviso. Devi cogliere l'opportunità quando si presenta. Questa è un'opportunità unica nella vita. Finestra. Finestra. La finestra è aperta. Posso vedere il giardino dalla finestra. Chiudi la finestra, per favore. Qual è il libro preferito di Ben? Cosa pensano Ben e Alice dei libri d'avventura? Alice chiede a Ben se gli piace leggere. Qual è la risposta di Ben? Quale libro è il preferito di Ben? Ottimo lavoro! Vuoi esercitarti con l'italiano e diventare più fluente? Iscriviti e attiva la campanella delle notifiche per non perdere nessuna delle nostre conversazioni gratuite in italiano. Ci vediamo nel prossimo video.